I rischi sul mercato non sono finiti e se in questi giorni, in queste settimane ti stai chiedendo che cosa diamine succederà, andremo su, andremo giù, insomma come dobbiamo posizionarci e se siamo invece già posizionati sul mercato, che cosa possiamo aspettarci? Sarà proprio questo il tema del video, perché se credi che Bitcoin o comunque l'intero mercato andrà ancora su, forse ci sono alcuni elementi che devi conoscere. Quindi in questo video vedremo come sta andando il mercato globale, in particolare il mercato statunitense, vedremo poi come ha reagito e come si sta muovendo il mercato cripto, in particolare Bitcoin, faremo un brevissimo accenno alle altcoin e ti spiegherò il perché di questo brevissimo approfondimento, in conclusione a vedere quali elementi chiave tenere in considerazione, quali livelli osservare per muoversi a seconda di quelli che sono gli scenari che ci si presenteranno davanti. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo proprio subito con un'analisi del mercato azionario. In particolare andiamo a vedere ovviamente il nostro S&P 500, quindi l'indice di riferimento, il benchmark di riferimento sul mercato globale in realtà, perché gli occhi sono puntati su quella che è la potenza e la potenza è ancora oggi quella statunitense. Vediamo che c'è stato un bel crollo, un crollo che è partito più o meno, andiamo a vedere dall'ultimo massimo, intorno a febbraio 2025, è andato a toccare il suo livello più basso, quello che potremmo chiamare il bottom locale, perché ricordo nessuno sa dove andranno i mercati, nessuno sa dove saranno i bottom e dove saranno i top, però al di là di questo è stato toccato proprio poco tempo fa. Qua vediamo il 6 di aprile, 7 di aprile, quindi in queste date abbiamo toccato il fondo per l'S&P 500. Poi c'è stato un rapido recupero e siamo attualmente sul livello dei $5.377. Andando a stringere un pochino questo grafico, notiamo qualcosa, cioè andiamo a guardare effettivamente nel macro che cosa è successo e cerchiamo di trarre un po' qualche conclusione, anche perché quando ci sono movimenti di questo tipo, è vero che ci sono in questo caso notizie di mezzo, è vero che insomma c'è Trump che parla ogni 3 secondi e lancia il suo sassolino, come dico io, e i mercati rispondono, vediamo che comunque ci troviamo in un'area, stringo ancora un pochino il grafico, ecco qua, così magari si capisce meglio. Ecco qua, vediamo che praticamente da questo momento qua, anzi in realtà se proprio volessimo potremmo andare ancora più a ritroso, quindi da questo momento qui, quindi stiamo parlando del 2022, dal 2022 ad oggi abbiamo grosso modo seguito una trendline ascendente, quindi siamo andati a salire rimbalzando, ma il movimento è stato per lo più un movimento di rialzo fino ad un momento ben specifico. Quindi in quest'area qui abbiamo visto che c'è stata questa rottura importante che ha proiettato il nostro S&P 500 sui 4.008, quindi è andato a rompere i 5.000 ed è andato ad un minimo che era da un po' che effettivamente non veniva toccato. Vediamo infatti da tutto il 2024 ci siamo praticamente mantenuti sopra questo range, abbiamo rotto e siamo tornati su quel range lì. È vero che poi abbiamo recuperato, quindi fammi dire, andiamo a tracciare questa trendline un po' più stretta, diciamo un po' più recente. È vero che abbiamo poi ritracciato, quindi siamo tornati su, però vediamo che ancora ci troviamo sotto l'area diciamo di safe, no? Quindi finché rimaniamo sotto un'area dei 5.008/6.000, allora potenzialmente è più probabile che questo movimento che abbiamo visto vada a propagare ulteriormente verso il basso. Invece in caso di una rottura verso l'alto, allora è facile, o meglio è più probabile, ricordiamoci nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno sa dove andranno i grafici, però ecco in questo caso sarebbe più probabile vedere un movimento invece, un proseguo di un movimento rialzista. Personalmente credo, e questa di nuovo è la mia personale opinione, che ci troveremo e staremo ancora sotto questo livello. Uscirà tra l'altro un video proprio questa settimana, giovedì, in cui andrò a spiegare che cosa è successo qui, andrò a spiegare che cosa si è rotto, si è inceppato nel sistema tradizionale e ti mostrerò il perché un S&P 500 o l'intero mercato USA in questo caso è scivolato in questa crisi. E ti anticipo che non è una questione di dazi, non è una questione di geopolitica, non è una questione di guerra commerciale, no, c'è un qualcosa di più profondo che è andato a rompere quello che era un equilibrio che abbiamo visto e che ha mantenuto fino ad oggi sui mercati. Qualcosa si è rotto ed ecco che ci troviamo in questa situazione qui.
Quindi ripeto ancora una volta, non è questione di Trump, c'è un qualcosa in più che andremo a vedere. Detto ciò, perché ti sto parlando dell'S&P 500? Perché dobbiamo guardare prima di tutto cosa succede sul mercato là fuori. Finché abbiamo un S&P 500 in queste fasi, è vero che Bitcoin si è mostrato un po' decorrelato in questo periodo, però è anche vero che ciò che succede sul macro ha poi ripercussioni anche sul mondo cripto. Cioè Bitcoin non è un essere a sé, il mondo cripto non è un essere a sé, parliamo sempre di un mercato di capitali e quando i capitali si muovono è inevitabile che si muovano all'interno di tutto il mercato, quindi sia quello azionario ma sia poi quello invece cripto. Quindi dobbiamo tenere d'occhio assolutamente il mercato azionario USA per capire che cosa sta succedendo là fuori. Dobbiamo tenere d'occhio il dollaro per vedere come si muove, ancora una volta capire che cosa succede là fuori e poi, solo poi, andare a guardare i grafici, perché i fan che si spippettano sui grafici e basta e quindi tracciano linee, cosa allora andrà qui perché la linea dice così, perché qua c'è il rifiuto, qua c'è il retest, ok, sta roba qui non funziona se vuoi fare un po' di trading, ma se vuoi investire devi guardare i fondamentali, devi guardare delle cose che la maggior parte di persone là fuori non guarda. Questo è quello che le persone guardano, tracciano un paio di linee e credono di poter prevedere il mercato. Non funziona così, perché ti esce domani Trump con una notizia e il mercato ti crolla. Oppure si innescano dei movimenti nel macro, e col macro non intendo guardare la capitalizzazione dell'S&P 500, guardare qui, no, io intendo proprio andare ad analizzare quelli che sono i movimenti in atto là fuori dal punto di vista realmente macro, non questioni di numeri, non solo questioni grafici, questioni di quello che sta avvenendo nell'economia globale, questioni di quello che sta avvenendo con la rivoluzione che sta portando l'AI in scena. Quindi andare a leggere tra le righe, perché è così che si riesce a capire, si riesce a comprendere veramente quello che è in atto e il come posizionarsi. Gli investimenti sono un gioco di lungo termine. Se vuoi giocare, speculare, fare trading, allora guarda pure gli incroci, le medie e tutte queste cose qui. Ma se vuoi prendere i movimenti, cioè prendere quei movimenti che cambiano le sorti del gioco, beh, allora devi guardare tutt'altro. Il grafico ha senso analizzarlo come lo stiamo facendo noi ora? Sì, per capire quello che sta succedendo e come intervenire al verificarsi di determinate condizioni. Perché attenzione, quando vediamo il prezzo che torna su, e te lo dico, se dobbiamo tornare su un livello dei, fammi dire, 5.008, quindi 5.8k/6k, su questo livello non ci arriviamo così per grazia divina, ci arriviamo perché ci sono delle notizie là fuori che innescano questi movimenti, che rinnescano la fiducia negli Stati Uniti, nell'azionario statunitense. Di conseguenza, se vediamo un prezzo che arriva in queste aree, vuol dire che qualcosa l'ha innescato. A quel punto, alert, ci troviamo in un'area importante. Potrebbe esserci un rigetto, scenario 1, e nel caso di un rigetto si scenderebbe probabilmente, secondo me, a ritestare quest'area qui, quindi quella intorno ai 5k. Mal che vada, una rottura e un ritorno a un livello più basso. Personalmente credo che questo sia lo scenario più probabile per queste settimane / mesi. È facile che ci teniamo comunque sotto, che per un po' non rivedremo questo massimo, quindi i massimi che abbiamo raggiunto sul mercato azionario USA, sull'S&P 500, di conseguenza poi anche il mercato cripto, ma tra pochissimo ci arriviamo. Scenario positivo, abbiamo detto un bel recupero, un attacco di nuovo a livello 5.86k, rottura e poi un proseguo verso l'alto. Questo è lo scenario positivo, quello di prima è uno scenario negativo, o meglio, io dico scenario negativo, in realtà dovrei invertire, cioè sono entrambi positivi, bisogna sempre capire come uno si posiziona. Per me che il mercato vada giù sono contento, perché significa avere un'altra possibilità per riposizionarmi meglio sulle aziende che mi interessano. Piccolo spoiler, ho detto aziende non indici, quindi in questo caso non S&P 500, perché? Perché qualcosa ho detto che si è rotto, e si è rotto anche in quello che era il sistema tradizionale del mondo degli investimenti, cioè il classico vecchio pack di accumulo sugli indici, il sistema di investimento passivo. Qualcosa si è rotto, qualcosa potrebbe non funzionare più come prima, però di questo ne parleremo nel video di giovedì. Ora passiamo al nostro invece grafico di Bitcoin, quindi vediamo cosa è successo su Bitcoin. Prima di vedere cosa è successo su Bitcoin, però, diamo un'occhiata agli ETF, che da un po' che non guardiamo. Vediamo che in tutta la seconda parte di aprile, quindi a partire dal 17 di aprile ad oggi, ci sono stati degli accumuli molto importanti, e
questi accumuli molto importanti, più o meno su tutto il fronte, vediamo quasi tutti gli ETF sono stati in accumulo, ovviamente al primo posto sempre BlackRock, hanno inevitabilmente riportato i prezzi a salire. Che cosa ha portato questo pump? Che cosa ha portato questa fiducia? Sappiamo che Trump ne sta sparando una al giorno quando non ne spara due, aveva fatto una sparata che aveva portato inevitabilmente i mercati giù a scendere quando aveva attaccato ancora una volta pubblicamente la Fed, in particolare Powell, dicendo che se non abbasserà i tassi, lui si occuperà personalmente, ti faccio il riassunto, di mandarlo fuori dalle palle. Questo era il senso. Ora la Fed è un qualcosa di super partes, è sempre stato super partes e ovviamente una notizia del genere crea panico. Crea panico perché? Perché la Fed è intoccabile. Dire questa roba qui va a generare per forza di cose panico negli investitori e una bella incazzatura da parte della Fed stessa. Quindi poi Trump ha fatto marcia indietro su quello che ha detto contro Powell ed ecco che il mercato ha ripreso a salire, ha fatto il suo pump, è salito tutto, che bello, fantastico. C'è stato un bel pump, andiamo a vedere anche il lato cripto, esattamente che cosa è successo. Andiamoci a vedere il nostro grafico di Bitcoin. Ed eccoci qua, vediamo che Bitcoin anche lui si è fatto il suo bel movimento dal nostro massimo a 110k, è crollato arrivando a ridosso dei 76k, più o meno 75k, quindi si è fatto un bel ritracciamento. Qui diciamo andiamocelo a misurare magari per vedere esattamente di quanto parliamo, ma parliamo grosso modo, eccoci qua, di un bel 30%, infatti siamo un 30.6, quindi quasi un 31%. In quest'area è inutile dire che io qualche accumulo qua e là l'ho piazzato, premesso che ho ancora i miei pack d'accumulo attivi, quindi qualcosina sono andato a recuperarla e avevo un po' di ordini piazzati su questi livelli. Ne ho anche più bassi, ho in particolare delle griglie perché sto facendo grid trading con l'obiettivo di accumulare proprio sfruttando questi ribassi. Ricordo, io su Bitcoin sono praticamente perennemente in accumulo. Modulo quello che è il mio accumulo, quindi la quantità con cui mi espongo sul mercato, però continuo ad accumulare. Tra l'altro qua sono su MEXC, uno degli exchange che preferisco per operare. Perché? Perché attualmente non ha l'obbligo di KYC, quindi la liquidità sull'exchange è sempre visibile, quindi massima trasparenza, perché è estremamente veloce a operare, perché è l'exchange con più liquidità al mondo attualmente e perché ha delle commissioni veramente bassissime. Qua sono sullo spot, sono su Bitcoin, come vedi posso andare a mercato pagando uno 0.05% di commissione in acquisto vendita, quindi sto parlando della commissione più bassa del mercato, ma per chi va al limite, quindi chi va a posizionarsi appunto un ordine a limite scegliendolo, no, dall'order book, ha una commissione dello 0%, il che significa che puoi comprare Bitcoin o qualsiasi altra cripto e venderla totalmente gratis. D'altra parte puoi anche fare trading sui futures se ne hai piacere, anche in questo caso con delle commissioni estremamente vantaggiose. Qua sotto ti lascio il link, ci sono anche un sacco di promo, un sacco di bonus se ti registri utilizzando il mio codice, quindi te lo lascio qua sotto, dagli un'occhiata perché è un exchange che veramente merita la pena inserire nel proprio portafoglio di exchange da utilizzare chiaramente per chi opera, anche solo per acquistarsi Bitcoin e portarseli su hardware wallet. Io personalmente faccio così. Detto ciò, andiamoci a vedere che cosa sta facendo il nostro caro Bitcoin. Abbiamo aggredito nuovamente, vediamo area 94k, questo è successo qualche giorno fa, e vediamo anche una cosa, vediamo che ora in quest'area ci troviamo proprio a ridosso di una delle aree più importanti in ottica di volumi. Il livello chiave da tenere in considerazione sono i 98k. Ti segno questo livello qui in calce perché? Perché fin tanto che ci manteniamo sotto questo livello, allora è più probabile continuare a vedere un proseguo a ribasso di Bitcoin. Aggredito questo livello, quindi tornare sui 98k, che vediamo il livello con il massimo dei volumi a partire da novembre 2024, quindi dall'ultimo pump di Bitcoin, il punto focale di tutto questo intero movimento. Aggredire nuovamente questo livello significa ancora una volta vedere due scenari possibili. Il più probabile, un rigetto che porterebbe Bitcoin a scendere dove? Livello chiave da tenere in considerazione in caso di un rigetto da quest'area o da un'area più alta, quindi dai 98k, per me sono gli 85k. Quindi vedere Bitcoin e tornare
tornare sostanzialmente a invalidare tutto quello che è stato il movimento che c'è stato in questi giorni, quindi tornare di nuovo qui, no? 1-1, palla al centro, come si dice. Probabilmente in questo scenario potrebbe esserci anche una perdita di questo livello, andando a toccare nuovamente i 75k e potenzialmente la perdita dei 75k con un target sui 65. Questo è lo scenario tra virgolette negativo. Dico tra virgolette perché per me è un ottimo scenario, perché significa comprare. Io mi posiziono lungo termine e vedere sconti così a me fa sempre piacere. Al contrario, invece, a rialzo, quali target dobbiamo tenere d'occhio? E quale potrebbe essere lo scenario che si viene a formare? Di nuovo abbiamo detto i 98k, una rottura dei 98k potrebbe proiettare nuovamente Bitcoin di nuovo verso nuovi massimi. Ora, lo scenario negativo abbiamo detto un rifiuto, quindi da qui un rifiuto, un rigetto o in questo livello potenzialmente poi un livello più basso e un po' di rimbalzo di nuovo in quest'area. Verso l'alto invece ci potrebbe essere di nuovo una rottura di questo tipo e un ritorno in questo modo, no? Andando a creare una roba di questo tipo, come fosse una sorta di testa a spalle. C'è da dire una cosa: affinché Bitcoin propaghi verso l'alto, quindi raggiunga i nuovi massimi, ma anche riesca a battere il livello dei 98k, sfondarlo, serve una notizia propellente, cioè serve gas, serve una bella spinta, quello che si chiamano i cigni bianchi. Ora, magari non serve proprio un cigno bianco, però serve un bel calcio in culo che lo vada a rispedire su. Non bastano le notizie che stanno uscendo con Trump, no, il tira e molla, le solite cose. No, serve qualcosa di più importante che faccia dire ok, il prezzo sale. Questa roba qui ad oggi io la vedo improbabile. Ma perché la vedo improbabile? Non per Bitcoin poveraccio il mercato cripto, ma per quello che succede nel mondo là fuori, per quello che sta succedendo tra gli Stati Uniti e la Cina, per quello che sta succedendo nell'economia, i sottili bilanci economici che stanno cambiando le regole del gioco a livello globale, quello che è il peso del dollaro, quello che sta succedendo anche con l'Europa. Stiamo parlando di uno scenario incredibilmente in mutazione e che nei prossimi anni potrebbe vedere Bitcoin fare un'escalation di prezzo incredibile. Ma attenzione, nel tempo, non ti sto parlando di domani. Affinché ci siano dei movimenti nel breve termine, devono esserci delle azioni innescanti. I mercati sono lenti, si preparano lentamente. Vediamo che il movimento che ha visto Bitcoin esplodere e raggiungere il top è stato un movimento estremamente lento. Guarda qui, da 2024, da aprile 2024 alla fine del 2024 abbiamo avuto il nostro movimento. Qua sono passati mesi e ancora prima dal fine bear market nel fine del 2022, quindi inizio 2023, ad oggi sono passati 2 anni. I mercati sono lenti, non sono immediati, cioè non è tutto su continuo. Il problema è che ti sembrano veloci perché tu entri e li guardi quando il mercato sta pompando, sta crollando, e quindi ti sembra che sia tutto veloce, ma in realtà la maggior parte del tempo il mercato fa questo, sta lì, lateralizza, noia su noia. Quindi togliamoci dalla testa di vedere sempre il to the moon o affossati ogni 3 secondi. No, il mercato oscilla, si muove, va un po' su e giù, ma i grandi movimenti, le cose importanti avvengono negli anni, nel tempo. Quello che io vedo qui possibile, questo per ricongiungermi a quella che è la domanda che mi fanno tutti, cioè se a giugno Bitcoin sarà di nuovo to the moon, farà i nuovi massimi, se a luglio, quindi quest'estate. Ora, io non ho la sfera di cristallo e nessuno ce l'ha. Dirti che a luglio farà il top non te lo posso dire, ma non te lo può dire nessuno là fuori nel mondo. Quello che ti posso dire è che per me, a livello di probabilità, visto quello che sta succedendo sul mercato là fuori, è più probabile che ci sia un rigetto di quest'area, un rigetto proprio in queste aree qui, come abbiamo visto, quindi un'ulteriore propagazione a ribasso, una bella carica in queste aree e esattamente come abbiamo visto qui, quindi da aprile a fine anno, poi ottobre-novembre, qua era del 2024, ottobre-novembre 2025, ecco che secondo me è più probabile che ci sia il pump che potrebbe portare Bitcoin tra i 120 e i 150k. Questo è quello che io sto guardando in termini da speculatore, no? Tolto il cappello dell'investitore, messo il cappello dello speculatore, io sto guardando questi livelli qua per le mie speculazioni varie. Lato investitore, ovviamente non guardo questo, guardo quello che succederà nei prossimi decenni per Bitcoin. Ecco perché sono in accumulo, perché per me se nei prossimi decenni Bitcoin sarà a
esempio 1 milione, comprarlo a 90.000 va benissimo, è già scontato, ok? Quindi dipende sempre su che orizzonti temporali ci andiamo a piazzare, a posizionare mentalmente con quelle che sono le nostre strategie e con quello che è appunto la nostra chiave di lettura del mercato. Ora, per ricapitolare su Bitcoin, scenario negativo, un rigetto di queste aree o un tentativo di aggressione 98 e poi un rigetto con un target potenziale nel caso del rigetto. Target 1 85k, target 2 i 75k, target 3 i 68/70k. Questo è per me lo scenario ribassista. Scenario rialzista, rottura dei 98k con un primo target, ovviamente il primo in assoluto sono i 98k, poi rotti i 98k, i 100k. A questo punto dobbiamo chiaramente raggiungerci i nostri 110k. Questo è un target rialzista nel caso in cui ci fosse una notizia che dia un po' di boost, un po' di propellente. E il lato altcoin, ed ecco qua che andiamo a toccare il lato altcoin. Prima di parlare di altcoin però dobbiamo guardare lo scenario là fuori, perché lo scenario là fuori ci dice che cosa sta succedendo e di conseguenza che cosa potrebbe succedere a un mercato fragile come quello delle altcoin. L'America molto probabilmente nei prossimi mesi andrà incontro ad un incremento importante dell'inflazione, quindi ci saranno probabilità di nuovi minimi piuttosto che di nuovi massimi. Quindi io ti ho mostrato un po' a livello tecnico il grafico, però ancora una volta devi contestualizzare con quello che succede nel macro. Perché dico questo? Perché se tu apri YouTube, apri TikTok, apri Instagram, apri quel social che ti pare, vedrai una sfilza di guru della finanza che ti raccontano farà qui, andrà qua, la ciclica dice questo, la ciclica dice l'altro. Sveglia, nessuno prevede i mercati. C'è un motivo se non ti faccio 3800 analisi ogni settimana qua sul canale, e il motivo è che non serve farle, perché tu non puoi avere un'idea di dove andrà il mercato. Lo so che è un'idea sexy, lo so che è fighissimo, io posso prevedere il mercato, andrà su, andrà giù, ti faccio l'analisi, ti faccio qui, ti faccio lì, lo so, ma non è così che funziona il mondo degli investimenti. Ti prenderei per il culo a dirti ogni settimana una volta va su, una volta va giù, come purtroppo fanno tanti altri. È deleterio per il tuo portafoglio. Ecco perché non sto più facendo un'analisi a settimana, perché obiettivamente c'è ben poco da dire. In questo momento tutto quello che c'è da fare è guardare cosa succede là fuori nel mondo reale. È lì che si gioca la partita, lo dico sempre, lo ripeterò sempre. Poi ti guardi il portafoglio, perché c'è questa cosa che bisogna costantemente fare analisi. E qui mi ricollego al mondo delle altcoin, perché la maggior parte di persone là fuori è in perdita, ed è in perdita sul mercato cripto perché è full altcoin o perché è entrato massicciamente sulle altcoin con in testa l'idea dell'alt season, del raggiungeremo la famosa alt season, faremo un sacco di soldi seguendo la ciclica. Non funziona più sta roba qui. Il mercato è cresciuto, sono passati 15 anni, ora senza esagerare andiamo anche solo a 5 anni fa, allo scorso ciclo o quello ancora precedente, quindi fai 8 anni fa. 8 anni fa questa roba funzionava, 4 anni fa questa roba funzionava. Oggi abbiamo sul mercato cripto i colossi di Wall Street, il mercato è maturo, non c'è più spazio per l'alt season come la immaginiamo, no? Che ci si fa le pippette su queste cose qui, non c'è più spazio per quella roba lì. Che cosa c'è oggi? Ci sono capitali che entrano in gioco sugli asset, e gli asset sono Bitcoin sul mondo cripto, e se proprio vogliamo inserircelo ETH, anche se in modo un po' più marginale, anche se ultimamente non sta facendo bene, però se vogliamo inserirlo ad oggi gli asset sono quelli, ma semplicemente perché ci sono degli ETF sopra, quindi sono stati riconosciuti quantomeno. Per me il vero asset è Bitcoin, ma per tutta un'altra serie di cose poi di cui parleremo anche nel video di giovedì. Tutto il resto delle altcoin sono speculazione. Ora preferisco speculare, e parlo da ex fan della ciclica, ma nonostante ciò, nonostante la ciclica, preferisco sì utilizzare la ciclica per avere un'idea di quello che succede, contrapponendolo ovviamente a quello che succede sul mercato globale, ma poi posizionarmi, agire in che modo? Speculando di volta in volta, accontentandomi di gain anche più piccoli rispetto il 1000 per, ma costanti. Personalmente non sto piangendo, non mi sto strappando i capelli e non sono costantemente lì a far video su come si muove il mercato per ogni singolo
singola candelina. Perché? Perché c'è ben poco da dire, perché obiettivamente il mio portafoglio in questo momento è relativamente annoiato, perché ho una buona parte di liquidità, perché ho preso liquidità, ho preso profitto quando il mercato era in pump. Durante novembre, dicembre, gennaio ho preso profitti gradualmente sulle altcoin, sono quasi interamente uscito. Quello che ho dentro le altcoin non mi frega niente, perché è una parte talmente marginale che veramente non mi frega niente. Sto speculando, come ho anche mostrato sul mio gruppo Telegram. Tra l'altro, ancora se non sei nel mio gruppo Telegram, qua sotto ti lascio il link, entra, è gratuito e puoi parlare direttamente con me, quindi puoi farmi tutte le domande che vuoi, chiacchieriamo, analizziamo i mercati insieme. Veramente è un canale diretto importante secondo me da sfruttare, e sostanzialmente in questo momento, riallacciandomi al discorso, sono assolutamente tranquillo. Ho rifatto qualche speculazione qua e là, soprattutto su SUI e su ETH, quindi preso un po' di profitti qua e là, approfittato della volatilità, no, del momento, ma di fatto quello sto facendo, cioè non sono lì a puntare gli occhi sull'alt season, anche perché i movimenti ci sono stati. Cioè SUI per esempio ha fatto un ritorno in alto devastante, cioè è ripassata dai 2 ai 2,9 dollari e qualcosa, proprio il range in cui mi sono posizionato io. Bene, in quest'onda speculativa mi sono divertito a prendere profitto, fantastico, però obiettivamente chi si è posizionato su SUI a 3,5 o a 4, convinto che avrebbe raggiunto i 10 perché sarebbe arrivata l'alt season, e oggi è ancora in perdita, lì fermo con i liquidi bloccati e con l'incapacità di muoversi, in perdita, quindi ad attendere che qualcuno arrivi dal cielo. Queste robe qui non funzionano. Bisogna comprendere che Bitcoin è un gioco di lungo termine, le altcoin sono un gioco di breve termine, speculazione pura. Se comprendi questo, allora il mercato cripto non ha più segreti, cioè veramente ti metti lì e lavori, operi e le cose vanno bene, altrimenti ti ritrovi appeso come succede purtroppo alla maggior parte di persone. Quindi perché non ti sto parlando di alt season? Semplicemente perché in queste condizioni di mercato l'alt season è impossibile. Potrebbe avvenire una nuova alt season quando personalmente credo che a ottobre ci possa essere un ulteriore pump, magari ancora un colpo di reni di Bitcoin, ammesso e non concesso che non succeda prima qualcosa nell'economia globale, perché se mi esce un cigno nero puoi essere bull quanto vuoi, ma i mercati vanno giù. Ecco perché bisogna sempre guardare l'economia reale, come si muovono le cose, e poi trarre le proprie conclusioni, agire sul proprio portafoglio a fronte di strategie che abbiamo già preparato prima. Perché non si agisce, non si studia la strategia nel momento in cui le cose accadono. La strategia deve essere già pronta a priori. Lo scopo delle mie analisi, infatti, qua sul canale non è dirti dove andrà il prezzo, perché non sono Nostradamus, non è questo, è mostrarti, e se guardi con un occhio un po' attento capirai che io ti mostro sempre qual è il target a ribasso e qual è il target a rialzo, entrambi. Perché te li mostro entrambi? Perché obiettivamente io non so dove andrà il prezzo, non so se salirà o scenderà. Quello che so è che se si verifica una certa condizione è più probabile che il prezzo vada in una direzione piuttosto che nell'altra, e se così fosse allora ti do dei target sensati da tenere in considerazione. Poi nel momento in cui le cose accadono accendo o spengo una delle strategie che ho preparato proprio per quel momento. Io sono sempre pronto per i 3 scenari, che sono salita, discesa o lateralizzazione del mercato. In lateralizzazione mi diverto a speculare con griglie e cose varie per aumentare la mia liquidità e avere più denaro per comprare quando i prezzi crollano. In crollo vado a utilizzare la liquidità che ho guadagnato per accumulare più di quello che mi interessa avere in portafoglio. In pump vado a vendere le altcoin su cui mi sono posizionato per speculare, riporto liquidità a fieno in cascina da utilizzare poi nuovamente quando i mercati crollano, eccetera eccetera eccetera. In tutto questo parallelamente accumulo i miei bitcoin sia con dei pack sia con dei livelli di prezzo, con delle strategie per andare ad accumulare ai livelli di interesse. Questo è il come mi muovo io, questo è quello che penso avverrà sui mercati. Ti ho dato la mia visione, ti ho dato quello che sto tenendo d'occhio, sto monitorando. Ti invito a scrivermi qua sotto nei commenti che cosa ne pensi, qual è il tuo scenario, se secondo te si salirà o se secondo te si scenderà. Iscriviti anche al canale se ancora non l'hai fatto, in modo da rimanere aggiornato, e in particolare rimanere aggiornato, verrai notificato giovedì quando uscirà il video che veramente è un must. Devi conoscerlo se vuoi posizionarti, vuoi investire seriamente non solo sul mercato cripto ma anche sul mercato azionario. Quel video devi assolutamente vederlo, quindi clicca
notifica. Iscriviti al canale, così sei iscritto, appena esce ti arriva la notifica. Qua sotto ti lascio anche il link di MEXC, dagli un'occhiata, provalo perché secondo me merita come exchange da utilizzare. Detto ciò, un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video.